Il Padrino Parte 2 è uno dei rarissimi casi nella storia del cinema in cui un film nasce da un capolavoro già definitivo e invece di limitarsi a proseguirne il racconto o a sfruttarne il successo, sceglie una strada molto più complessa e rischiosa, quella di ampliare il senso di tutto ciò che abbiamo visto, mettendolo quasi in discussione. Perché la parte 2 non serve semplicemente a raccontarci che cosa succede dopo, serve a farci capire meglio cosa stesse davvero succedendo prima e soprattutto quale prezzo comporta quel mondo che nel primo film ci aveva affascinato e quasi convinto. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Prima di incominciare questa analisi voglio però davvero ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto il mio video sul Padrino Parte 1. Ho letto moltissimi commenti e la richiesta più ricorrente era sempre la stessa, la parte 2. Senza la parte 2 infatti quella riflessione non era completa, e avete ragione, perché il Padrino Parte 1 costruisce un mito potentissimo, ma il Padrino Parte 2 prende quello stesso mito e lo osserva nel tempo, nelle conseguenze, nelle crepe che inevitabilmente si aprono quando il potere smette di essere una conquista e diventa una pesante eredità. Ed è proprio da qui che partiamo. Ma prima sapete cosa fare: se vi piacciono i miei contenuti non dovete fare altro che sostenermi iscrivendovi al canale e lasciando un commento e un po' di hype a questo video. Potete lasciare fino a 3 hype cliccando qui. Sigla! Quando Il Padrino Parte 1 esce nelle sale nel 1972 diventa immediatamente qualcosa di più di un grande successo. È un'opera così compatta, così conclusa, che l'idea di farne un seguito sembra quasi folle. Il problema non è solo artistico ma proprio narrativo. Il romanzo di Mario Puzo viene di fatto quasi completamente esaurito dal primo film. Tutta la vicenda di Michael Corleone, dal suo ingresso nella famiglia fino alla trasformazione finale nel nuovo padrino, è già lì. L'unica grande parte che Coppola sceglie di non raccontare in quel primo capitolo è il passato di Don Vito, la sua infanzia, l'emigrazione e l'ascesa al potere, che infatti ritroviamo nel secondo film. Quello che nel romanzo non esiste è proprio il futuro di Michael, ed è proprio da qui che Il Padrino Parte 2, uscito 2 anni dopo nel 1974, diventa qualcosa di diverso, perché per la prima volta non sta adattando un testo ma sta scrivendo cinema. Come si continua una storia che ha già detto tutto, che ha già chiuso il suo arco, che ha già trasformato il suo protagonista in modo così definitivo? Come si torna in quel mondo senza limitarsi a ripetere le stesse dinamiche, gli stessi riti, le stesse immagini, svuotandole di senso? È questa la domanda impossibile che Il Padrino Parte 2 si porta dietro sin dalla sua origine. E la cosa più interessante è che Francis Ford Coppola non prova nemmeno a risolverla nel modo più semplice possibile. Non tenta di rendere tutto più grande, più spettacolare, più violento. Non alza la posta in gioco per stupire lo spettatore, fa una scelta molto più rischiosa. Coppola capisce che l'unico modo per superare davvero il primo film non è amplificarne l'epica, ma metterla in crisi. Non continuare il mito, ma interrogarlo. Ed è in queste premesse che Il Padrino Parte 2 fa centro. Questo film nasce in un contesto tutt'altro che solido o trionfale, anzi nasce come un film profondamente instabile, messo in piedi tra diffidenze, pressioni industriali e una fiducia tutt'altro che scontata nel suo autore. Dopo il successo del primo capitolo, Paramount non è affatto convinta di voler affidare di nuovo il progetto a Francis Ford Coppola. Il primo film è stato un successo enorme, sì, ma anche una produzione complicata, conflittuale, segnata da scontri continui tra regista e studio. Come vi avevo già raccontato nel primo video, Coppola da parte sua non ha alcuna intenzione di ripetere quell'esperienza alle stesse condizioni. È stanco, nervoso e soprattutto non vuole realizzare un seguito che si limiti a replicare una formula vincente. Proprio per questo, in un momento che dice molto del suo stato d'animo, propone addirittura Martin Scorsese come possibile regista del film, allora ancora lontano dallo status che avrebbe poi raggiunto
negli anni successivi. Lo studio rifiuta l'idea e insiste perché sia Coppola a tornare dietro la macchina da presa, ma le condizioni sono molto più dure. Nulla in questa fase fa pensare a un film destinato a entrare nella storia come uno dei più grandi sequel mai realizzati. A complicare ulteriormente le cose c'è anche Al Pacino, che inizialmente non è convinto affatto di tornare nei panni di Michael Corleone. Il personaggio, così come viene immaginato per il secondo film, è più freddo, più distante, meno empatico, e Pacino teme di perdere quella centralità emotiva che aveva reso Michael così potente nel primo capitolo. È in questo clima che Coppola compie uno dei gesti più estremi di tutta la produzione: riscrive la sceneggiatura in una notte, ridefinendo il personaggio di Michael e chiarendo fino in fondo il senso di quel racconto. Solo dopo aver letto la nuova stesura, Al Pacino accetta. Quando Il Padrino parte 2 arriva nelle sale, incassa 57 milioni di dollari. Il primo ne incassò però 250 milioni. Questo nuovo capitolo aveva un budget di circa 13 milioni e ottenne comunque un successo internazionale che confermò quanto l'universo dei Corleone fosse ormai entrato nell'immaginario collettivo. Ma a differenza del primo capitolo, l'accoglienza non è soltanto entusiasta, è più complessa, più sfumata, in alcuni casi persino diffidente. Una parte della critica rimane spiazzata. Il film viene percepito come più freddo, meno trascinante, meno epico rispetto al primo. Mancava secondo loro quella dimensione quasi mitologica che aveva reso il capitolo iniziale così immediatamente iconico. Qui tutto sembra più cupo, più trattenuto, ed è una reazione comprensibile perché la parte 2 non cerca mai di replicare il coinvolgimento emotivo del primo film, anzi lo rifiuta consapevolmente. Eppure proprio questa scelta viene riconosciuta nel tempo come la sua forza più grande. Il film ottiene un risultato senza precedente agli Academy Awards, vincendo 6 Oscar, tra cui miglior film e miglior regia per Coppola. È il primo sequel nella storia del cinema a vincere l'Oscar come miglior film, un evento che segna un punto di svolta nel modo in cui Hollywood guarda ai film di continuazione. Il film vince l'Oscar anche per la migliore sceneggiatura non originale, la miglior colonna sonora e la migliore scenografia. Il premio Oscar va anche a Robert De Niro come miglior attore non protagonista per il ruolo del giovane Vito Corleone. È una vittoria che ha un valore importante perché per la prima volta due attori, De Niro e Marlon Brando, vengono premiati con l'Oscar per aver interpretato lo stesso personaggio in due fasi diverse della sua vita. Col passare degli anni Il Padrino parte 2 verrà poi progressivamente riletto, rivalutato e spesso considerato non solo all'altezza del primo film, ma addirittura superiore per complessità, rigore e profondità tematica. Ripercorriamo ora per un secondo lo snodo principale del film, l'intrigo che vede coinvolti Michael, Roth e Pentangeli, giusto per rinfrescarvi la memoria nel caso abbiate visto il film tempo fa. Altrimenti potete andare avanti di 2 minuti. All'inizio del Padrino parte 2, Michael Corleone è il capo della famiglia e sta progettando un grande investimento a Cuba insieme a Ayman Roth. Roth è un potente boss ebreo che controlla gran parte degli affari legati al gioco e vuole espandersi sull'isola grazie alla protezione del regime di Batista. Per avviare l'operazione, Roth chiede a Michael un investimento di 2 milioni di dollari. Michael accetta, ma fin da subito sospetta che Roth stia tramando qualcosa contro di lui. Michael subisce un attentato nella sua casa di Lake Tahoe, sopravvive e capisce immediatamente che il mandante deve essere qualcuno molto vicino a lui perché l'attacco è stato organizzato con informazioni precise sui suoi movimenti. Michael sospetta di Roth ma non ha prove e decide di fingere collaborazione per scoprire la verità. Nel frattempo a New York Frankie Pentangeli, storico caporegime dei Corleone, entra in conflitto con i fratelli Rosato, alleati di Roth, e a tal proposito, da ubriaco alla comunione del figlio di Michael, fa una scenata e chiede a Michael di ucciderli, ma lui si rifiuta categoricamente. I Rosato organizzano un incontro con Pentangeli e tentano di ucciderlo, ma prima di farlo gridano: "Questo è da parte di Michael". Pentangeli sopravvive all'agguato e, convinto che Michael abbia ordinato la sua eliminazione, decide di vendicarsi collaborando con lo Stato. In realtà Michael non ha mai ordinato l'attacco a Pentangeli. L'operazione è stata organizzata da Roth per far credere a Pentangeli di essere stato tradito dai Corleoni e spingerlo a testimoniare proprio contro Michael. Pentangeli, ignaro dell'inganno, accetta di comparire davanti a una commissione del Senato. Durante il viaggio a Cuba, Michael consegna i 2 milioni di dollari a Fredo perché li dia a Johnny Ola, principale collaboratore di Roth. L'operazione a Cuba salta con la caduta del regime di Batista. Tuttavia Cuba scopre casualmente che Fredo conosce Johnny Ola da tempo e che ha avuto rapporti diretti con lui all'insaputa della famiglia. È in quel momento che Michael capisce che Fredo è stato usato da Roth come contatto interno. Fredo non sapeva dell'attentato contro Michael e non aveva intenzione di farlo uccidere, ha però fornito informazioni e accessi a Johnny Ola perché si sentiva escluso e poco considerato. Questo lo rende responsabile, anche se non colpevole fino in fondo, del complotto contro Michael. Dopo il fallimento dell'operazione cubana, Michael ordina l'eliminazione di Johnny Ola e successivamente quella di Ayman Roth, che viene
ucciso all'aeroporto. Parallelamente, durante la testimonianza di Pentangeli al Senato, Michael invita il fratello di Pentangeli arrivato dall'Italia. Pentangeli, di fronte alla famiglia e all'antico codice d'onore, si rifiuta di continuare a parlare e ritratta tutto. Dopo il processo, Tom Hagen va da Pentangeli e gli fa capire che l'unico modo per salvare l'onore della famiglia e garantire protezione alla sua famiglia è il suicidio. Pentangeli si toglie la vita. Infine Michael affronta il tradimento di Fredo. Dopo la morte della madre ordina la sua esecuzione. Fredo viene ucciso mentre è su una barca. Alla fine del film Michael ha eliminato Rothner, neutralizzato Pentangeli, fatto ritirare le accuse dello Stato e distrutto l'unico traditore rimasto nella sua famiglia. Rimane solo con tutto il potere intatto. Ok. Ora ci siamo. La scelta più radicale che Coppola compie è quella di affiancare al presente di Michael una seconda linea narrativa completa e autonoma dedicata al passato di Don Vito Corleone. Non un semplice flashback, ma una vera e propria storia di formazione costruita con lo stesso peso, lo stesso tempo e la stessa dignità del racconto ambientato nel presente. Coppola riprende dal romanzo di Mario Puzo proprio quella parte che il primo film aveva lasciato fuori. Il passato di Vito non serve a spiegare Michael in modo diretto né a giustificare. Serve piuttosto a creare un termine di paragone costante, quasi implacabile, che accompagna tutto il film e ne condiziona la lettura. Ogni scelta di Michael, ogni suo gesto, ogni suo fallimento viene inevitabilmente confrontato con l'origine di quel potere che lui ha ereditato. Il giovane Vito è interpretato da Robert De Niro in una delle prove più controllate e consapevoli della sua carriera. Riesce a non imitare Marlon Brando in modo superficiale, ma ne studia i movimenti, i silenzi, la postura e soprattutto lavora sulla lingua. Anche lui si fece costruire una protesi dentale simile a quella indossata da Brando nel primo film e prima dell'inizio delle riprese passò ben 6 mesi nella zona di Corleone in Sicilia per imparare il siciliano. Ed è una scelta che funziona perché questo Vito non è ancora il Padrino che conosciamo. È un uomo che osserva e impara a muoversi in un mondo ostile costruendo relazioni, alleanze ma soprattutto rispetto. Lo vediamo chiaramente nella scena in cui interviene a favore dell'amica di sua moglie, la vicina di casa a cui il proprietario vuole aumentare l'affitto e togliere il cane. In apparenza la situazione si risolve come una normale trattativa. Vito offre dei soldi e l'uomo inizialmente rifiuta, convinto di avere il controllo. Il punto però è che il vero ribaltamento non avviene in quel momento, ma subito dopo. L'uomo torna indietro perché nel frattempo ha capito, semplicemente parlando con il quartiere, chi è davvero Vito e quale ruolo stia iniziando ad assumere. Non è il denaro a convincerlo, ma la reputazione. Il favore viene concesso non perché Vito lo compra, ma perché viene riconosciuto come una figura di riferimento. È così che il film ci mostra la nascita del suo potere, non come imposizione ma come una sorta di legittimazione collettiva. Questo stesso principio ritorna in modo ancora più evidente nel confronto con Don Fanucci. Vito non agisce d'impulso, non cerca lo scontro frontale, ma studia l'uomo, ne capisce le debolezze e soprattutto ne smaschera il bluff. Fanucci si presenta come un padrino, ma il suo potere è fondato solo sulla paura e sull'apparenza. Vito invece è già diverso, si muove in silenzio, osserva, aspetta e quando agisce nei suoi confronti lo fa con sicurezza assoluta, quasi naturale. La sequenza dell'omicidio con Vito che si muove sui tetti senza essere visto non è soltanto una dimostrazione della sua abilità o freddezza, è la manifestazione di qualcosa che il personaggio porta con sé fin dall'infanzia, la consapevolezza che il potere va conquistato con intelligenza e che la violenza quando arriva deve essere inevitabile. Vito si porta dentro sopravvivenza, ambizione e una forma di vendetta da quando ha visto crollare il suo mondo da bambino. È così che nasce Don Vito Corleone, non come un capo che prende il potere con la forza, ma come qualcuno a cui il potere viene progressivamente riconosciuto, prima dal quartiere e poi dal mondo criminale. Ed è esattamente questo modello che rende ancora più tragico il confronto con Michael. Il passato di Don Vito parte, diciamocelo, da un bel trauma. Da bambino assiste alla distruzione della propria famiglia in Sicilia ed è costretto a fuggire. Quando arriva a New York, Vito porta con sé una memoria precisa dell'ingiustizia subita che resta silenziosamente con lui per anni. Da adulto lo vediamo lavorare, adattarsi, accettare anche inizialmente una vita modesta. Non entra subito nel mondo criminale e questo è fondamentale. Prima si integra nel quartiere, costruisce una rete di rapporti basata sulla fiducia quotidiana. È solo quando perde il lavoro per colpa di Don Fanucci che avviene il vero passaggio. Non reagisce d'impulso, non cerca lo scontro immediato, aspetta. Vito non agisce mai per rabbia o per impulso e questo, come abbiamo visto nel primo video, è fondamentale. La vendetta per lui non è mai istintiva, ma differita. Quando uccide Don Fanucci lo fa molti anni dopo aver interiorizzato un modello di potere completamente diverso da quello che aveva distrutto la sua famiglia in Sicilia.
In queste sequenze poi c'è un piccolo dettaglio nascosto che lega il passato di Vito al suo futuro. Lo vediamo fermarsi a una bancarella di frutta, comprare delle arance che in realtà in virtù del suo potere gli vengono regalate, e lo vediamo poi muoversi in quel quartiere come se fosse uno spazio che gli appartiene. E questa è la stessa bancarella, lo stesso luogo in cui molti anni dopo, ormai anziano, verrà colpito nel primo film. Se quando parlo di arance non sapete a cosa mi sto riferendo, recuperate il video sulla parte 1. Questo dettaglio rafforza l'idea che il potere di Vito sia profondamente radicato nei luoghi e nelle persone. Il suo percorso non lo porta lontano dal quartiere, lo riporta sempre lì. È un potere che nasce, cresce e si chiude nello stesso spazio come un cerchio che si completa. Quando incontriamo Michael Corleone nella parte 2 sono passati diversi anni dalla fine del primo film. Michael è ormai padrino a tutti gli effetti, governa la famiglia Corleone e ne porta il nome con un'autorità che almeno in apparenza non viene mai messa in discussione. Eppure fin da subito il film ci suggerisce che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Michael vive di un'eredità che non ha costruito, il potere che esercita è enorme ma non nasce da lui, nasce dal lavoro del padre. Dopo 7 anni la famiglia Corleone non è cresciuta, non si è espansa, non ha raggiunto un nuovo equilibrio. Michael non sta costruendo nulla, sta semplicemente difendendo. Governa un impero già formato e questo lo costringe a muoversi sempre in reazione e mai in creazione. Il punto non è che Michael sia meno intelligente o meno stratega di Vito, anzi in molti momenti appare persino più lucido. Il problema è che il mondo intorno a lui è cambiato. I tempi in cui Vito aveva costruito il proprio potere basati su relazioni personali, comunità e riconoscimento diretto non esistono più. Al loro posto ci sono la politica, lo Stato, il denaro che si muove attraverso banche, investimenti e grandi operazioni economiche. Ed è qui che entra in gioco il rapporto con Ayman Roth. Roth rappresenta esattamente questo nuovo tipo di potere. Non si presenta come un padrino tradizionale, non ostenta violenza, non rivendica un controllo prettamente territoriale. È un uomo che parla di affari, di investimenti a Cuba, di futuro, un potere freddo, finanziario, apparentemente rispettabile. Michael è attratto da questa visione perché intuisce che è l'unica strada possibile per sopravvivere in un mondo che non tollera più il potere oscuro come era ai tempi di suo padre. Ma proprio qui risiede il nodo centrale del personaggio. Michael non vuole davvero liberare la famiglia Corleone dal potere criminale, vuole trasformarlo, vuole portarlo su un piano più alto, più legittimo, più intoccabile. Non cerca la redenzione, cerca l'immunità. Crede che agganciandosi a un potere istituzionale, politico ed economico, quel potere smetterà di avere il peso morale e umano che lo ha sempre accompagnato. Insomma, vuole rendere meno loschi gli affari di famiglia. Il film però è chiarissimo nel mostrarci che questa è solamente un'illusione. Nel tentativo di rendere il potere più pulito, Michael lo rende più astratto in un certo senso. Le decisioni non passano più dai rapporti personali ma da stanze chiuse, commissioni, accordi invisibili. Il potere non si spara più nelle strade ma per questo motivo diventa ancora più oppressivo. Michael, a differenza di Vito, non riesce a creare un tessuto umano intorno a sé, non costruisce relazioni ma strutture, e mentre cerca di portare la famiglia verso un potere più legittimo finisce per distruggere tutto ciò che la rendeva tale. Il rapporto con Roth non è solo una strategia fallita, è il simbolo del suo errore più grande: credere che cambiando la forma del potere si possa cambiare anche il suo effetto sulle persone. Michael non è incapace ma è fuori dal tempo storico che ha reso grande suo padre. Inoltre il modo in cui Michael esercita il potere è profondamente diverso da quello di Don Vito e la differenza più evidente non è la violenza ma la paranoia. Quante cose ho imparato da mio padre. Me le insegnava qui dentro. Diceva sempre: gli amici tientali stretti, ma i nemici anche più stretti. Michael governa come se fosse costantemente sotto assedio, come se ogni relazione fosse potenzialmente una minaccia e ogni gesto nascondesse un secondo fine. Non perché il mondo sia oggettivamente più pericoloso, ma perché il potere che ha ereditato non nasce da un'esperienza condivisa, bensì da una struttura già pronta che lui non sente davvero sua. Dopo l'attentato in casa sua, Michael non reagisce in modo impulsivo, non cerca subito un colpevole né si abbandona alla rabbia. Al contrario, comincia a osservare tutti in silenzio, come se stesse ricostruendo una mappa invisibile delle relazioni intorno a sé. È un potere che si esercita più nella mente che nell'azione. Devi imparare a diventare prima di tutto uno stratega. Questo atteggiamento emerge con forza nel modo in cui gestisce Frankie Pentangeli e il suo rapporto con Ayman Roth. Michael non affronta mai direttamente il nodo della questione, lascia che le tensioni crescano, che le versioni si contraddicano, che i personaggi si espongano da soli. È come se costruisse deliberatamente un ambiente instabile in cui prima
prima o poi qualcuno sarà costretto a tradirsi. In questo senso Michael non è solo un personaggio dentro l'intrigo, ma il regista invisibile che lo dirige. La paranoia di Michael non nasce dalla debolezza, ma da un eccesso di controllo. A differenza di Vito, che si fidava delle persone proprio perché aveva costruito questo potere insieme a loro, Michael non si fida di nessuno perché non ha costruito nulla con nessuno. Ogni alleanza è temporanea e ogni rapporto è funzionale. Lui lo dice chiaramente: queste persone lavorano per noi solo ed esclusivamente per soldi. I nostri uomini sono qui solamente per soldi. Poggia su questo la loro fedeltà. In questa nuova epoca il concetto di famiglia estesa, che era una invece delle fondamenta del potere di Don Vito, non esiste più. Il potere non è più qualcosa che circola, ma qualcosa che si concentra sempre di più su di lui. C'è un momento poi che cambia il peso della narrazione. Ad un certo punto, per la prima volta nella saga, entra in scena la parola mafia e secondo me è un momento importantissimo. Non è soltanto un'accusa, è una trasformazione del potere. Ciò che prima funzionava perché appunto invisibile, adesso diventa pubblico, ed è un passaggio fondamentale proprio perché colpisce al centro il progetto di Michael. Lui sogna un potere sempre più legittimo, sempre più alto, sempre più intoccabile, ma questa legittimità ha un prezzo inevitabile: la luce. Nel momento in cui la famiglia entra nelle istituzioni, viene trascinata in un linguaggio che non controlla, quello della legge, e quando un mito diventa pubblico comincia automaticamente a sgretolarsi. In questo senso la parte 2 non racconta solo una guerra interna, racconta l'inizio della fine di un tipo di potere, perché la mafia, finché resta innominata, può continuare a vivere come sistema. Nel momento in cui viene pronunciata ad alta voce, entra nella storia e diventa vulnerabile, e Michael si ritrova davanti al paradosso più importante: per rendere il potere pulito e legittimo deve attraversare esattamente ciò che lo distrugge: l'esposizione. Se Pentangeli rappresenta l'intrigo come strumento di governo, Fredo Corleone rappresenta il punto in cui quell'intrigo diventa ancora più oscuro. Con Fredo Michael non si trova davanti a un problema strategico, ma una ferita intima che mette in crisi il fragile equilibrio tra potere e famiglia che ancora cerca di mantenere. Il tradimento di Fredo è sul piano pratico quasi marginale. Non è lui a muovere davvero i fili, non è lui il cervello dell'operazione e non è una minaccia strutturale al potere di Michael, ed è proprio questo il punto. Fredo tradisce non per ambizione ma per debolezza, per bisogno anche lui di riconoscimento, per sentirsi finalmente visto. È un tradimento umano ed è per questo che Michael non riesce a farsene una ragione. Nel momento in cui lui capisce che Fredo è coinvolto con Johnny, il tirapiede di Roth, la sua reazione non è neanche qui esplosiva ma glaciale. Decide di rimandare, aspetta la morte della madre come se stesse concedendo alla famiglia un'ultima sospensione, un ultimo spazio simbolico prima che il potere prenda il sopravvento definitivo. Il bacio che Michael dà a Fredo è uno dei gesti poi più disturbanti di tutta la saga, perché non è un gesto d'affetto, è un atto di riconoscimento, però al contrario. In quel bacio Michael non sta dicendo ti perdono, sta dicendo ti ho visto. Sei stato tu a tradirmi, Fredo. Mi hai spezzato il cuore. Mi hai spezzato il cuore. Con Fredo Michael supera una soglia che fino a quel momento aveva solo sfiorato. Se con Pentangeli manipola, isola e neutralizza, uccidendo Fredo compie un atto definitivo. Non perché Fredo sia più pericoloso degli altri, ma perché è più vicino, e nel mondo di Michael ciò che è troppo vicino diventa ingestibile. Michael non distrugge la famiglia perché è costretto dalle circostanze, la distrugge perché nel suo sistema di valori il potere non ammette eccezioni, nemmeno quando l'eccezione è un fratello. Ed è qui che diventa inevitabile porsi una domanda un po' più ampia. Michael è l'opposto di suo padre? È davvero contrario al principio che aveva retto tutto il potere di Don Vito, quello della famiglia prima di tutto? La risposta non è troppo immediata perché Michael non rifiuta quel principio a parole, anzi continua a usare la sua famiglia come giustificazione delle proprie scelte, come se ogni decisione estrema fosse necessaria a proteggerla. Ma ciò che cambia radicalmente è il significato stesso di famiglia. Per Vito la famiglia è l'origine del potere e il suo limite morale, il motivo per cui si agisce, ma anche ciò che impedisce di oltrepassare certe soglie. Per Michael invece la famiglia diventa una funzione del potere, qualcosa che può essere preservato solo finché non lo mette in discussione. In questo senso Michael non tradisce il principio del padre in modo consapevole, ma lo svuota dall'interno. Michael non mette il potere al servizio della famiglia, mette la famiglia al servizio del potere, ed è proprio questa inversione a segnare il punto di non ritorno
intorno. Il Padrino parte 2 non ci dice che Michael abbia torto in senso assoluto, ci mostra solo che cosa succede quando un potere diventa così irrazionale da non tollerare più alcuna eccezione emotiva, e in quel mondo la famiglia non può sopravvivere perché la famiglia per definizione è fatta di eccezioni. Per me non sei più niente. Non mi sei fratello e neppure amico. Non voglio più sapere niente di te e di quello che fai. Non ti voglio più nei nostri hotel e tantomeno a casa mia. Se fai visita a mamma, lo fai sapere un giorno prima, così me ne vado io. Intesi? Torniamo ora a Ayman Roth. Lui non è semplicemente un antagonista da eliminare, è qualcosa di molto più scomodo. È l'immagine del futuro che Michael desidera e allo stesso tempo teme. Entrambi credono in un potere che non ha più bisogno di mostrarsi apertamente, che non ha più bisogno di una comunità o di legami familiari per reggersi, e soprattutto che può sopravvivere come puro sistema di interessi. È proprio in questo punto che entra in gioco Cuba, ed è fondamentale chiarire che non è soltanto uno sfondo politico o una scelta esotica. Cuba è la prova concreta che il progetto di Michael e quello di Roth è costruito su un'illusione. Per entrambi l'isola rappresenta il luogo perfetto. Investimenti legali, protezione politica, affari internazionali, un potere finalmente sganciato dall'ombra violenta delle strade americane. È l'idea di un crimine che diventa impresa. Ma il film è molto chiaro nel mostrarci quanto questa visione sia fragile. Basta una sola notte, una rivoluzione perché tutto crolli. Gli accordi saltano, il denaro non conta più nulla, il potere che sembrava intoccabile si dissolve, ed è qui che il Padrino parte 2 smaschera definitivamente il mito della legittimità. Michael crede che rendere il potere più istituzionale significhi renderlo più stabile. Cuba dimostra l'esatto contrario. Più il potere si allontana dalle relazioni umane e si affida alle strutture, più diventa vulnerabile a ciò che non può controllare. Quando Michael vede con i suoi occhi per le strade di Cuba i ribelli, ne esce devastato. Lui non perde perché sbaglia strategia, perde perché ha creduto che il mondo fosse governabile come un'azienda, e in questo senso Cuba non è solo il fallimento di un affare, ma il fallimento di un'intera visione del potere. Ed è anche per questo che da quel momento in poi il rapporto con Roth non può più esistere come collaborazione. Roth non ha più nulla da perdere, non ha legami da sacrificare, non ha una famiglia da proteggere. Michael invece è ancora sospeso tra due mondi, quello ereditato dal padre e quello che sta cercando di costruire, ed è per questo che il loro rapporto è così ambiguo, fatto di rispetto, riconoscimento reciproco, però anche di diffidenza. Michael non vede in Roth soltanto un nemico, ma una possibile versione futura di sé. Ma perché allora non possono soltanto essere soci? In un sistema di potere come quelli che entrambi immaginano non c'è spazio per due figure centrali, non esiste una vera alleanza, esiste solo una convivenza temporanea in attesa che uno dei due venga eliminato. Roth sa che Michael è troppo giovane, troppo intelligente e troppo ambizioso per essere controllato così a lungo, e Michael sa che Roth è troppo radicato, troppo invisibile, troppo esperto per essere lasciato in vita senza rischi. Allora è una guerra fredda fatta di attese, di sorrisi, di accordi che nessuno dei due intende davvero rispettare. Non cercano di distruggersi subito perché il loro potere non funziona più così. Serve tempo, pazienza, serve che l'altro si esponga, ma l'esito è inevitabile perché entrambi competono per lo stesso spazio. E qui entra in gioco la famosa scena della torta, che spesso lascia lo spettatore con una sensazione di inquietudine, quasi di attesa. Il film indugia su quel momento al punto da farci pensare che la torta possa essere avvelenata e ci sia insomma un colpo di scena imminente. La scena della torta funziona proprio perché gioca contro le nostre aspettative. Noi ci aspettiamo che sia avvelenata perché veniamo dal mondo costruito da Vito Corleone, un mondo in cui la violenza si manifesta in modo riconoscibile e rituale. Nel linguaggio del Primo Padrino un momento come quello è sempre il preludio a un'esplosione, ma nel mondo di Ayman Roth questa logica non vale più. Roth potrebbe far avvelenare la torta, potrebbe eliminare tutti i suoi soci in un solo gesto, ma non lo fa, non perché non ne sia capace, ma perché non ne ha bisogno. Il suo potere non passa più dalla violenza plateale, passa dalla continuità degli affari, dalla lentezza. Avvelenare la torta sarebbe un atto antico e rumoroso, sarebbe parlare il linguaggio del vecchio mondo. Roth invece appartiene a un'epoca in cui il potere più efficace è quello che non interrompe il sistema, che non crea vuoti improvvisi, che non attira attenzione. La torta non è pericolosa perché potrebbe uccidere, è inquietante perché dimostra che la violenza non è più necessaria per dominare. Arrivati alla fine del Padrino parte 2, Michael ha vinto quasi tutte le sue battaglie. Roth è stato eliminato,
sconfinato, le minacce neutralizzate, l'apparato di potere reso più solido, più moderno, ed è proprio qui che sta la tragedia. Michael ottiene esattamente il tipo di potere che desiderava, un potere che non ha più bisogno di mostrarsi, che non ha più bisogno di gesti eclatanti, che non si fonda sulla comunità ma sulla gestione. Ma nel momento in cui completa questa trasformazione si ritrova senza nulla che possa davvero sostenerla. Non c'è più una famiglia che giustifichi quel potere, non c'è più un futuro da trasmettere, non c'è nemmeno più un conflitto che possa dare senso alla sua posizione. Lui paga un prezzo perché ha scelto un modello di potere che per sua natura non ammette eredi. Il potere di Vito poteva essere trasmesso perché nasceva da legami, da una comunità, da un sistema di relazioni che sopravviveva anche all'uomo. Quello di Michael invece è un potere centralizzato, astratto, concentrato tutto su di lui. L'ultima immagine di Michael non è quella di un uomo sconfitto, ma di un uomo svuotato. Non c'è catarsi, non c'è redenzione, non c'è nemmeno un vero castigo morale. C'è solo una conseguenza. Michael ha reso il potere più efficiente, ma nel farlo ha eliminato tutto ciò che poteva renderlo un po' più umano. Uno dei cambiamenti più profondi che Il Padrino Parte 2 mette in scena riguarda proprio l'idea di famiglia. Se nel mondo di Don Vito la famiglia era prima di tutto una casa, un luogo di appartenenza e di protezione, sotto il controllo di Michael diventa progressivamente un'istituzione, non uno spazio affettivo, ma proprio una struttura di comando. Questo è evidente innanzitutto nel rapporto con Connie Corleone. Connie non è più semplicemente una sorella che sbaglia, che soffre o che chiede aiuto, è una variabile da controllare. Le sue relazioni, le sue scelte sentimentali, persino la possibilità di risposarsi diventano questioni che devono passare dall'approvazione di Michael. Per entrare davvero nella famiglia Corleone non basta più farne parte per nascita o per legame affettivo, serve una sorta di autorizzazione. La famiglia non ti accoglie ma ti seleziona, e questa trasformazione, che con Connie è già evidente, diventa ancora più netta se guardiamo al modo in cui le donne vengono progressivamente escluse dal centro del potere. Non che prima ne facessero davvero parte, e di questo ne abbiamo anche già parlato nel video precedente, ma qui la differenza è che il potere di Michael non concede nemmeno l'illusione di uno spazio. Nel suo sistema non c'è posto per una partecipazione femminile, perché tutto ciò che non è controllabile viene percepito come rischio. Le donne non vengono coinvolte nelle decisioni non perché non contino, ma perché contano troppo, rappresentano una dimensione emotiva, morale, imprevedibile che l'architettura di Michael non riesce a integrare senza perdere compattezza. Il rapporto con Kay Adams poi diventa ancora più problematico in questa seconda parte. Kay non viene mai trattata come una partner alla pari, ma come qualcuno da tenere fuori, da proteggere a parole, ma da escludere nei fatti. Michael non riesce a concepire una famiglia che non sia completamente subordinata alla sua idea di potere. La verità, il confronto e il dissenso non sono opzioni ammesse. Kay diventa un problema da gestire, non una voce da ascoltare. E così come nel primo film, anche qui le chiude letteralmente e metaforicamente la porta in faccia. In questo film però lo fa con molta rabbia. Le mette anche le mani addosso, un meccanismo che avevamo già visto con Connie e suo marito. Kay non è soltanto la moglie che si allontana. Kay compie un gesto che nel mondo di Michael è imperdonabile, proprio perché non è un gesto di tradimento verso un uomo, ma di rifiuto verso un sistema. Questo perché Kay rivela a Michael di aver interrotto la gravidanza, e quando glielo dice non sta facendo un discorso sentimentale, ma sta dicendo una cosa super precisa: io non sarò lo strumento attraverso cui questa famiglia si riproduce. Non lo volevo un altro figlio tuo, Michael. Non voglio mettere al mondo un altro figlio per poi farlo crescere in quest'ambiente di criminali. Lo sentivo che era un maschio, Michael, e non volevo che nascesse un altro assassino, e così l'ho ucciso perché tutto questo finisse per sempre. Lo so che ho rovinato tutto, lo sapevo. Che non c'era nessuna speranza, Michael. Nessuna speranza che tu possa perdonarmi mai. Sempre per questa storia di siciliani che si odiano e che continua da 2000 anni. In altre parole, rifiuta l'idea che la maternità dentro i Corleoni sia un'estensione della strategia, e Michael a quel punto non reagisce come un marito ferito, ma come un capo messo in discussione, perché quell'aborto non rappresenta soltanto la perdita di un figlio, ma rappresenta la perdita di controllo su ciò che per lui conta più di tutto: la continuità. È come se Kay avesse colpito l'unica cosa che Michael considera ancora intoccabile: l'erede, la linea, il futuro amministrabile. Kay lo costringe a vedere che la famiglia, per quanto lui la tratti
come una struttura non può essere completamente obbediente, c'è sempre un punto in cui l'umano resiste. Il finale del Padrino parte 2 non si chiude con un gesto simbolico immediato, ma con una sequenza di azioni silenziose che una dopo l'altra tirano le somme di tutto ciò che abbiamo visto. È un finale fatto di conseguenze e non di colpi di scena. La prima figura chiave è Tom Hagen. Sappiamo bene che Tom non è mai stato un uomo di potere in senso stretto, ma è sempre stato la coscienza procedurale della famiglia, colui che traduce la violenza in burocrazia e il sangue in linguaggio civile, ed è significativo che sia proprio lui ad andare da Pentangeli. Il dialogo tra Tom e Frankie è uno dei momenti più importanti dell'intero film. Tom non lo minaccia, né lo ricatta, né lo implora, gli racconta semplicemente una storia. Gli parla degli antichi romani, dell'onore, del suicidio come gesto che salva la famiglia dalla vergogna e garantisce protezione ai figli. È un discorso che non ha nulla di criminale in apparenza, ed è proprio questo a renderlo devastante. Il potere non si manifesta più come costrizione, ma come cornice culturale. Pentangeli capisce perfettamente che cosa gli viene chiesto e lo accetta. Deve morire affinché si ripulisca sia il nome dei Corleoni dopo la sua denuncia, sia il nome dei Pentangeli. La sua morte è un atto di autocancellazione, è la dimostrazione di quanto il sistema di Michael ormai sia avanzato, non ha neanche più bisogno di imporre la violenza. Le persone interiorizzano il codice e si eliminano da sole. Subito dopo vediamo il flashback del compleanno di Don Vito. Torniamo indietro nel tempo, prima di tutto ciò che abbiamo visto, in una casa piena ancora di uomini giovani ancora vivi, ancora uniti. Sonny impulsivo, freddo e fragile, Tom è il mediatore intelligente e Michael per la prima volta si espone. È l'unico momento in cui vediamo Michael dichiarare apertamente una scelta morale. Dice che si arruolerà per la guerra, che combatterà per il suo paese. Viene preso in giro, isolato, guardato come un estraneo, ma in quella scena Michael è ancora fuori dal sistema. È solo, sì, però è una solitudine diversa, è una solitudine che nasce da un rifiuto. Tutti si alzano per accogliere Don Vito per il suo compleanno, Michael rimane seduto al tavolo, ed è proprio questo che rende il taglio al presente così violento. Lui voleva togliersi da quel gioco criminale e invece è diventato il nuovo padrino. L'ultima immagine del film ci mostra Michael molti anni dopo seduto da solo nel giardino di Lake Tahoe. Non c'è più una famiglia intorno a lui, non c'è più una comunità, non c'è nemmeno un conflitto aperto. Tutto è stato risolto e tutto è stato sistemato, ma è proprio questo il problema. Il film non ci mostra Michael punito né sconfitto. L'uomo che aveva rifiutato la famiglia per una scelta morale è diventato l'uomo che ha distrutto la famiglia per una scelta di potere. Il cerchio si chiude, ma non come una tragedia classica. Don Vito finiva la sua vita circondato dal nipote in giardino all'interno di una comunità che continuava ad esistere senza di lui. Michael finisce nello stesso tipo di spazio, ma completamente da solo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fino alla fine e vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale e a lasciarmi la vostra opinione nei commenti. Fatemi sapere anche quali sono i film di cui vorreste sentire le mie prossime analisi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci vediamo settimana prossima, il mercoledì in live su Twitch e il venerdì qui su YouTube. E mi raccomando, non perdetevi i prossimi video perché inizierò una maratona speciale dove spiegherò 25 dei finali più contorti del cinema, quindi non perdeteveli.